Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Leone, tendenze energetiche affettive per la... Grazie, seconda parte di maggio. Amici del Leone, abbiamo il diavolo. Quando c'è il diavolo si parla sempre di energia un po' costretta, un po' bloccata. Per qualcuno si potrebbe trattare di qualche tipo di condizionamento mentale interno, quindi proprio, oppure anche esterno. E quando c'è la carta del diavolo si parla sempre di una schiavitù che normalmente è volontaria. Andiamo a vedere però di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. È una guida, quindi vi spiega a partire dall'ascendente, da come si trova l'ascendente, fino a che cosa sono le linee di tempo. C'è un altro link ad un video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione riservata agli abbonati eh, e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un cavaliere di coppe, l'otto di bastoni al contrario, la regina di bastoni al contrario, un cavaliere di bastoni, la carta del sole, un 4 di spade al contrario, uh, due di coppe e recupero anche un'altra carta che mi è caduta, che è una carta bellissima perché io ho già visto che cos'è. Ruoto della fortuna. Oh, scusate, ho mosso tutto. Bene, allora partiamo con questo cavaliere di coppe, che potrebbe fare riferimento ad una persona o a un'offerta che vi è stata fatta. Se non vi è ancora stata fatta, sta per arrivare, insomma. E abbiamo però un 8 di bastoni, al contrario, è come se ci fosse una sorta di comunicazione, di notizia, di contatto, direi un po' intermittente con questa persona. È come se a volte riuscisse a sentirvi, altre volte no, oppure le cose potrebbero essere dette a metà, oppure potrebbe essere un'offerta che normalmente con il Cavaliere di Coppe è un'offerta seria di un certo tipo, normalmente è proprio la proposta di fidanzamento. Ehm, Però qui è come se con questo 8 di bastoni al contrario ci fosse qualche cosa che non è molto chiaro, lo andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche la regina di bastoni al contrario, qui ho come la sensazione che molte persone non siano nel potere personale, come se non sapessero bene come gestire la propria energia, come gestire, ehm, per qualcuno mi verrebbe da dire anche la vita sociale. Il cavaliere di bastoni, in questo caso sento che indica una sorta di movimento, di... cioè nel senso non è magari per qualcuno è una persona, però vista così ho come la sensazione che, visto che non sapete bene come gestire la vostra energia, le vostre risorse, insomma state un attimino cercando di valutare come sia meglio muovervi, il fatto che il cavaliere di bastoni sia in centro lettura è proprio un ok. Fermi tutti, dove vado, da che parte vado, come mi muovo. Abbiamo poi anche la carta del sole, il 4 di bastoni, un bellissimo 2 di coppe seguito dalla ruota della fortuna, ma li andiamo a vedere dopo direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal cavaliere di coppe, vediamo di spiegarlo, vediamo cosa riesco a dirvi di più. 10 di coppe e 8 di bastoni nuovamente. Qualcuno qui, ragazzi, vi ha fatto un'offerta, o sta per farvi un'offerta, anche qui la comunicazione, di un qualche tipo di compimento, perché abbiamo un 10 di coppe. Per qualcuno è come se venisse proposto di mettere su famiglia insieme o ci fosse stata magari una proposta di convivenza, una proposta di passare da una conoscenza magari a una relazione un po' più seria. Ehm,
Sì, sento che è come se fosse arrivata alla luce un certo tipo di obiettivo. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Re di bastoni, re di coppe, scusate, al contrario, e giudizio. Mm. Il giudizio fa riferimento al risveglio spirituale, quindi a qualcuno che prende consapevolezza di una determinata situazione. Voglio andare a vedere anche la regina di bastoni. 3 di pentacoli e 7 di bastoni. Dunque, ho come la sensazione che qui non vi sia chiaro come poter procedere in questa proposta, in questa situazione, magari anche in questa relazione, perché la comunicazione qui noto che, appunto, essendoci questo 8 di bastoni al contrario, la comunicazione è difficoltosa. Può essere che non sia propriamente una comunicazione, uno scambio verbale, intendo, ehm, di un certo tipo, di un certo spessore, che sia una cosa piuttosto, diciamo, ehm, leggera, se vogliamo, che non si tocchino certi temi e questi temi invece sono quei temi che danno la sicurezza, danno la certezza, danno la possibilità di pensare ad una collaborazione futura, magari proprio al mettere su casa insieme. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Fante di bastoni e 3 di bastoni. Guardate, è come se le cose qui fossero troppo fresche per arrivare al punto successivo. È un po' questa la sensazione, è come se la persona magari la conosceste da poco, se voi vi siete sistemati da poco, non lo so, mi dicono che qualcuno si è trasferito da poco, comunque ha ritrovato da poco una propria routine e cambiare così è un po' troppo presto. È come se non ci fossero delle basi né verbali né concrete. È per quello che probabilmente non sapete bene da che parte andare o come è meglio gestire le vostre risorse, la vostra energia. Guardate, queste due carte sono due carte un po' contrastanti in realtà, perché ho come la sensazione che da un lato vi dicano, ok, cercate collaborazioni, cercate di stare in mezzo alla gente, cercate di confrontarvi con persone, però il sette di bastoni dice anche che avete bisogno di difendervi o che siete sulla difensiva. Sì, è come se, ripeto, qualcuno non ha ancora definito un proprio equilibrio e quindi è un po' prematuro magari ehm, creare un nuovo tipo di equilibrio con questa persona. Andiamo a vedere il sole per piacere, grazie. Abbiamo 5 di coppe e 8 di spade. Wow! È come se venissero fuori, perché poi avete anche 4 di spade. È come se venissero fuori tutte le paure, tutte le negatività. È come se da un certo punto in avanti ci fosse questa sorta di esplosione. Tutto quello che è la costrizione che prima vi teneva bloccati del diavolo, e qui lo rivedo un po' con questo 8 di spade, o anche con l'8 di bastoni al contrario, si potrebbe vedere una sorta di condizionamento mentale, verbale nel muoversi. Avevamo anche il cavaliere di bastoni in centro lettura. Quindi è un po' come se qui iniziasse a esserci una sorta di chiarezza mentale verso la seconda parte del mese. Andiamo a vedere il 4 di spade. 10 di spade, 6 di pentacoli e cavaliere di pentacoli. Guardate ragazzi, per qualcuno ho come la sensazione che ci potrebbe essere una persona nuova, perché qui che abbiamo comunque il sole. Si tratta di... è una carta che parla anche di amici, di amicizie, che è quello che forse nella prima parte del mese con questo 3 di bastoni in questa posizione, scusate, 3 di pentacoli in questa posizione, è una parte che si fa un po' fatica a gestire, mentre nella seconda parte della lettura sento che cambia qualche cosa, è come se ci fosse una sorta di espansione, si lasciano indietro quelli che sono i pensieri negativi, piuttosto che le delusioni, piuttosto che per qualcuno sono i vizi, perché il 9 di coppe quando è al contrario insieme al diavolo parla di vizi.
come se ci fosse un, come vi posso dire, un nuovo modo di brillare. E qui in effetti trovate di nuovo l'equilibrio. Può essere che non vi prendiate esattamente un tempo, però sì che c'è qualche cosa da rimettere in equilibrio. Abbiamo un 10 di spade, è come se ci fosse una sofferenza da chiudere, da lasciare nel passato per ritrovare questo equilibrio in modo definitivo e stabile e poter procedere con questo cavaliere di pentacoli. Il cavaliere di pentacoli è una carta lenta. Può essere un amico, ragazzi, o un'amica, adesso dipende se siete uomini o donne, però comunque è una persona che si avvicina in modo dolce, mi viene da dire. È come se prima, sento che è un po' come se prima vi toccasse il cuore e poi si pensasse altro. E vi dirò che io questo diavolo lo sento anche tanto collegato con queste due carte. Perché è un po' come dire: "Sono sulla difensiva, lasciatemi stare". Il diavolo è qualcuno che tenete presente che sempre rappresenta l'ego, okay, e il proprio ego cioè il nostro ego ci mantiene intrappolati in delle dinamiche che magari non sono sane, magari sono dinamiche che abbiamo bisogno di guarire, però in questo momento con la carta del diavolo è troppo difficile guarire, è troppo difficile cambiare e quindi si preferisce appunto seguire la via più facile, rimanere lì, non cambiare, anche se si sa che non si è felici, però comunque si sa gestire la situazione, è un po' questo, no? Però arriverete ad un momento dove arriverà la chiarezza mentale, magari proprio grazie alla conoscenza di un'altra persona, grazie al fatto che inizierete magari ad uscire di più e ritroverete una sorta di equilibrio, appunto, e perché no, con questo cavaliere di pentacoli potrebbe essere proprio una persona nuova che piano piano costruisce qualche cosa. Andiamo a vedere questo due di coppe e la ruota della fortuna. Wow! Allora abbiamo un 7 di denari, l'imperatrice, il re di denari, la carta della stella, la regina di spade e il 2 di spade, ragazzi. Voglio andare a vedere anche la ruota della fortuna un attimo. Una carta per la ruota. Giustizia. Uh, ragazzi, ruota della fortuna, giustizia di vita, ruota giustizia divina, ruota, come si chiama anche? Ruota della giustizia, no, ha un altro nome. Ruota del destino, ok? Qui avete anche la stella che parla di destino. Io qui sento che qualche tipo di accordo, qualche tipo di compromesso cambierà. Ragazzi, cambierà. C'è solo da aspettare. Se state cercando un bambino, mm, che vi dirò, per molte persone è un po' l'energia dell'inizio lettura, eh? Però qualsiasi cosa stiate gestando con la carta dell'imperatrice ha un buonissimo potenziale per essere sviluppato. Qui abbiamo il re di pentacoli, ho come la sensazione che questo cavaliere di pentacoli diventi poi un re verso la fine del mese, diciamo anche verso l'inizio di giugno, ragazzi. Sapete che il tempo è fluido e qui si tratta semplicemente di fare un po' di ordine mentale, ok? Però è come se si avverasse un sogno, c'è anche la ruota della fortuna, le dinamiche cambiano e o sì, per destino ci sarà qualche taglio da dover fare, che è quella costrizione. Probabilmente qualcuno alla fine del mese avrà una morte dell'ego. Che vi dico, in questo caso non lo sento dolorosissimo, perché non ho torri, non ho morte. Però vi dirò che c'è la giustizia non sempre colpisce in modo giusto, perlomeno per noi. La giustizia, quando si parla di giustizia divina, non è quello che noi vogliamo, ma è quello che è quello di cui la nostra anima ha bisogno per evolvere, che non è necessariamente quello che noi vogliamo con il nostro ego. Comunque ragazzi a fine mese ci sarà un cambio inaspettatissimo con la ruota della fortuna e la giustizia e la stella. Scrivetemi nei commenti di che cosa si tratta perché sono curiosa. Andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere che cos'altro vi vogliono dire. Come se ci fosse un'acquisizione di...
Sento che c'è un sentimento che nasce, maggior sicurezza, una maggior concretezza in un'amicizia. Andiamo a vedere. Allora, carta numero 6, carta bellissima perché dice, praticamente è un risalire dalle profondità. Con il diavolo, che è una delle zone d'ombra, le tentazioni, l'ego vuol dire mente eccessiva, ehm, ed è uno dei modi di esplorare l'ombra. Mm? E qui vi dice proprio che inizierete ad uscire, state andando verso il sole, ragazzi. State iniziando a rilasciare le difficoltà. Tenete presente che la carta del sole parla anche di bambino interiore. Carta numero 31. Allora, questa carta vi parla anche qui di cose molto profonde. Io sento che andrete a lavorare veramente cose probabilmente dell'infanzia. Ecco, avete anche la carta del giudizio, quindi probabilmente per qualcuno si tratta di qualche presa di consapevolezza veramente grande. Quando c'è la carta del giudizio io dico sempre che non si accende solo una lampadina, ma è proprio un lampadario. E qui con questa carta vi dice che c'è qualche cosa che voi non conoscete che è molto più grande di quello che si vede in superficie, quindi può essere che questo ego costruito, questa tossicità, questa dipendenza, quello che per voi rappresenta il diavolo, nasconda in realtà una cosa ben più grande. Come se ci fossero, perché qua parla di verità, scusate se no non lo vedete, di verità profonde. Quindi è come se ci fosse qualche cosa da far venire a galla, da riscoprire. Guardate che cioè, terminate la stesa con giustizia, ruota della fortuna, imperatrice e stella. Meglio di così non può essere. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Se la lettura vi ha aiutato a capire come navigare meglio le prossime energie, fatemelo sapere con un like, con un commento, una condivisione, con un'iscrizione, una donazione, un abbonamento. Ogni tipo di supporto per me è importante. E voglio anche ringraziare tutte le persone che sostengono il canale, quindi grazie. Grazie anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!